Questo piccolo dipinto rappresenta un uomo e una donna raccolti in preghiera. I due contadini hanno sospeso il lavoro di raccolta delle patate e deposto tutti gli strumenti necessari, come il forcone, il cesto, i sacchi e la carriola, meticolosamente rappresentati sulla tela. La scena è ambientata al centro di una vasta e deserta pianura. Si scorge solo in lontananza un piccolo campanile, il tutto sotto il cielo rossastro del crepuscolo. Il dipinto ispirò l'artista olandese Van Gogh, che ne realizzò una versione e fu al centro delle attenzioni morbose di Salvador Dalí. Il pittore spagnolo era convinto che in realtà l'opera raffigurasse una coppia di genitori in preghiera sulla bara di un bimbo. Nel XIX secolo a Parigi i luoghi di prostituzione erano numerosi. Henri de Toulouse-Lautrec li conosceva bene, lui che elesse a domicilio proprio una di queste case del piacere, al numero 6 di Rue des Moulins. In queste case si dormiva spesso in camerate, dormitori dove spesso due prostitute dividevano lo stesso letto. Al 1890 risalgono una serie di opere come questa, in cui Lautrec rappresentò delle giovani donne, probabilmente amanti, nell'intimità del loro letto. L'immagine crea un senso di tepore e tenerezza, senza idealizzazioni o falsi moralismi. Quest'opera non ha certo bisogno di chiarimenti sul tema rappresentato. Il dipinto, realizzato nel 1866, raffigura il dettaglio di una donna, l'origine di tutti noi. Il grande virtuosismo di Courbet, la raffinatezza e il realismo di quest'opera ci fanno capire che non ci troviamo certo di fronte a un'immagine pornografica. Nonostante ciò, il dipinto continua a riassumere il problema relativo allo sguardo. Il pittore infatti ci rende complici di questa violazione di intimità e la domanda che sorge è: fino a che punto ci si può spingere nell'osservare un corpo nudo? La porta è decorata con 11 bassorilievi, con scene prese dalla Divina Commedia del poeta Dante Alighieri. Essendo rimasto un lavoro senza collocazione, per Rodin diventò una sorta di magazzino in cui riversare tutta la sua creatività, ed è per questo che vi troviamo rappresentati gruppi scultorei diventati celebri come opere indipendenti, quali Il Pensatore e Il Bacio. Al centro della ricerca dell'artista c'è la vitalità del corpo umano, che qui emerge da lave bollenti per invadere lo spazio architettonico e in alcuni casi sovrastarlo. Di fronte a voi c'è l'ultima tela a cui lavorò Georges Seurat prima di morire e per questo rimase incompiuta. È il terzo pannello di una serie che Seurat riservò ai divertimenti della città moderna, con i suoi spettacoli notturni. Il circo divenne un tema molto frequente negli anni '80 del XIX secolo. L'opera si presenta divisa in due parti. Da un lato la pista con gli artisti, che ci comunica un senso di instabilità, dall'altro gli spalti con il pubblico, fissato in una rigorosa geometria. Seurat fu un teorico e poeta del colore. Per lui l'arte è armonia, che si può ottenere solo accostando elementi simili e contrari in una magica trama di punti che costituisce la superficie della tela. Come molti artisti prima di lui, Vincent van Gogh si è ritratto molte volte, ma fra tutti gli autoritratti forse quello conservato al Musée d'Orsay è uno dei suoi più belli, se non addirittura il migliore. L'opera risale a un momento particolarmente difficile per Vincent. Fu infatti realizzata nel settembre del 1888 al manicomio di Saint-Rémy. L'artista vi era ricoverato perché, a seguito di una crisi di follia durata 2 mesi, tentò di uccidersi ingerendo i suoi colori. Van Gogh si guarda allo specchio senza compiacimento, forse perché realizzare il proprio ritratto è un gesto che può scatenare molte domande. Fare un ritratto implica sempre scavare un po' nell'anima della persona rappresentata, anche quando lo si fa su se stessi. L'opera di fronte a voi non solo è uno dei quadri più famosi al mondo, ma sollevò uno degli scandali più importanti per la storia dell'arte. Questo dipinto venne presentato nel 1863 al Salon parigino, esposizione biennale d'arte, ma la giuria lo rifiutò. Cos'è che turbò tanto i contemporanei di Manet? Ciò che scandalizzò fu la rappresentazione troppo realistica in una situazione quotidiana di un nudo femminile. In sostanza, la nudità della donna rese volgare una conversazione tra normali borghesi. Quest'opera scosse le convenzioni, liberando i soggetti dipinti da modelli tradizionali e ormai polverosi.
Quest'opera, che Renoir realizzò nel 1876, rappresenta una delle più importanti nella produzione dell'artista. Il dipinto è firmato e datato dal pittore in basso a destra e rappresenta un ballo al Moulin de la Galette, un luogo di ritrovo nel quartiere di Montmartre di Parigi, frequentato dai parigini alla fine dell'Ottocento. Renoir coglie la scena del ballo in pieno pomeriggio domenicale e, come in un'istantanea, il dipinto fissa un momento di divertimento e spensieratezza, un istante di gioia in cui tutti i sogni sembrano potersi avverare. Pittura e danza, due aspetti che nell'opera di Degas vanno a braccetto. Come se stessimo spiando dal buco della serratura, l'artista qui ci permette di cogliere un momento durante una lezione di danza. L'artista colloca la scena in un interno scegliendo un angolo decentrato, accentuando il forte scorcio attraverso le linee oblique delle tavole del parquet. Da una finestra sullo sfondo intravediamo un paesaggio urbano. Degas amava molto ritrarre le ballerine, forse anche perché grazie a un amico musicista d'orchestra si poté spesso intrufolare dietro alle quinte del Teatro dell'Opéra di Parigi. Scegliere un motivo unico e riprenderlo instancabilmente al sorgere del sole o a fine pomeriggio, in ogni stagione, scaldati dal sole o sferzati dalla pioggia. È questo che faceva Claude Monet, abituato molto spesso a dipingere in serie. Di lui sono celebri le ninfee, ma realizzò anche altri soggetti ripetuti come i covoni di fieno, i pioppi o, appunto, la cattedrale di Rouen, di cui il Museo d'Orsay conserva 4 esemplari. In questo modo l'artista dimostrò uno dei punti cardine del movimento impressionista, e cioè che la percezione che abbiamo della realtà è cosa ben diversa dal suo aspetto oggettivo. Infatti nella nostra percezione del mondo entrano in gioco la luce, il movimento, l'atmosfera e le condizioni meteorologiche, in modo che ogni istante risulta diverso da quello successivo.